Come vi avevo già promesso in un altro video dove abbiamo analizzato la scansione delle diapositive e dei negativi attraverso uno scanner piano, oggi andiamo a vedere la scannerizzazione, la digitalizzazione dei negativi diciamo fotografando i negativi. Questo è il metodo in realtà, è un metodo molto diverso che richiede avere alcune cose, mentre l'altro sistema richiedeva solo avere praticamente un computer e uno scanner. Qua dobbiamo avere parecchie cose, tra cui alcuni software. Quindi iniziamo dal fatto che io ho comprato questi che sono dei extension tube per la Sony, che hanno anche come si chiama, i pin, quindi con questi riesco anche a mantenere la messa a fuoco automatica, i tempi, i diaframmi, eccetera. E poi questo, che è un kit questo è il più a buon mercato che ho trovato, il kit della JJC mi pare, sì, per i negativi. Ora lo andiamo a vedere meglio. Allora andiamo a vedere che io ho già montato più o meno tutto. Ho qua questo, lo accendo così magari si vede meglio, vedete? Questo supporto per negativi, vedete che poi passo il negativo e cambia, ok? L'ho fissato, anche se dietro questo già viene con una specie di piedino, ho voluto fissarlo con un sistema tipo incollato, però che poi si può staccare e pulire. E poi ho messo la macchina fotografica davanti al proiettore di diapositive, chiamiamolo così, con, se vedete qua, i tubi di estensione. Questo perché? Perché venga bene dobbiamo essere, diciamo, il frame che andremo a prendere, come vedete già sistemato, deve essere praticamente grande quanto il negativo, perché più riprendiamo da lontano, più perderemo poi in megapixel quando andremo a croppare l'immagine. Quindi, che cosa ho fatto? Allora, quello che ho fatto è, come vedete, ho sistemato la macchina in maniera da avere un 250esimo f8, un 160esimo, poi ho messo come si chiama, l'autoscatto a 2 secondi, di prendere il fuoco centralmente. Infatti vedete che se io spingo a metà, vedete, sto spingendo e qua mi diventa verde. Questo vuol dire che i tubi funzionano, cioè io anche a questa distanza riesco a mettere a fuoco. Benissimo, a questo punto che faccio? Prendo e inizio a scattare. 1, perfetto, passo il negativo. Ecco perché l'ho fermato, così non lo devo poi ogni volta risistemare. Rifaccio la foto. Stessa cosa. Poi questo se n'è andato, mi sa un po'. Ok. Ok. Questo. Perfetto. Questi sono dei negativi, mi ricordo, di Siviglia nel 92, quando c'era la Expo internazionale,
ero ospite a casa di amici e questa era la figlia della signora che ci ha ospitato in costume. Allora, a questo punto, guardate, tolgo, vediamo se riesco, questa sì l'ho già fatta, sì, mi pare, aspetta, controllo che ci sia, sì c'è, tolgo il porta diapositivi e vado a inserirne un altro. Andiamo a vedere se riesco a farvelo vedere. Allora, quindi apro il portanegativi, tolgo quello che c'era e lo metto da parte e ne prendo un altro. Ok, lo infilo qua dentro, non è che veda molto, quindi mi metto un attimino alla luce. Allora, io so che l'emulsione è di sotto, quindi lo giro, se vi ricordate la volta scorsa vi ho detto che preferisco fotografare al contrario, anche quando uso scanner piano, eccetera, perché poi non devo oltretutto girare fare il flip della foto. Ok. Allora, guardiamo cosa però è successo. Questo può essere interessante. Come vedete, ora con questo negativo mi sta dicendo che, vedete qua, non so se si riesce a vedere il meno 0,7, sono un po' sottoesposto, quindi quello che faccio invece di cambiare tempi, ISO, eccetera, aumento qua la luce, perché questo ha 10 livelli, quindi se io la aumento siamo a 0,3, siamo a 0, ora è perfetta di nuovo. Ok, andiamo a fare le altre foto. Allora, notiamo una cosa, che qua iniziamo ad avere un bel problema, perché si è essere spostato qualcosa e le foto non è proprio dritta, e poi sistemarla in post produzione si può fare, ma è più complicato. Quindi quello che mi conviene vedere è, intanto guardo se siamo dritti con questa, vedete la linea è verde, quindi questa è dritta, quella che si è spostata è questa. Vado a cambiargli un pochino, per questo ho messo una piccola testa qua per poterla poi regolare. Ecco qua, mi sa che ora la vedo più dritta. Oh, bene, okay. Perfetto, benissimo, di nuovo ce l'abbiamo più o meno dritta e vado a fare la foto. Come abbiamo visto, una volta fatto il primo setting, che è abbastanza lungo per mettere tutto in ordine, che la macchina sia alla giusta distanza, ora se avete lenti macro, vi potete evitare, diciamo, gli extension tube. Io ho una sola lente macro molto buona, un Sigma 105-2.8, che però è per Nikon, e l'unica Nikon che ho in casa è una vecchissima Nikon, quindi preferivo utilizzare la Sony. Ecco perché ho preferito comprare gli extension tube. E questi anelli di estensione, diciamo. Che cosa possiamo dire? Possiamo dire che a questo punto, una volta che le facciamo tutte, come avete visto, una volta che si inizia è abbastanza rapido, molto più rapido che con lo scanner piano, però poi ci manca tutta la parte al computer per ricavare delle vere foto, perché qua che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di mettere tutto più o meno in ordine dall'inizio,
ma andrà fatto ancora un po' di crop. Il white balance dovrebbe essere corretto perché la luce questa che ho comprato del kit è a 6500 gradi Kelvin, quindi l'ho inserita direttamente nella macchina, dovrebbe essere corretta. Però insomma, sempre un po' di lavoro. Oltretutto c'è il problema del fatto che sono negativi, ma non sono ancora positivi, quindi vanno prima trasformati in positivi e poi lavorati. Vedremo ora stacco e andiamo a vedere sul computer quali sono le problematiche e qual è il lavoro che va fatto poi a posteriori su questi file che abbiamo digitalizzato in questa maniera. Abbiamo importato le nostre foto su Lightroom e ora le trasformeremo da negativi in positivi. Inizierei vediamo, con questa per esempio. Quindi vado a sviluppo, vado foto, poi ruota a destra in senso orario, poi vado su trasformazione automatico, praticamente me la dovrebbe mettere dritta, ok, ritaglio la parte che mi interessa, questa parte qua e questa parte qua, lo portiamo in positivo, quindi per portare in positivo vado alla curva di viraggio e abbasso questo e alzo questo, perfetto. Poi che cosa ci accorgiamo? Che è completamente sbagliato anche se ora abbiamo un positivo, abbiamo un bilanciamento del bianco totalmente sballato, quindi andiamo in una parte che dovrebbe essere bianca e facciamo clic. A questo punto andiamo a eliminare sempre alla curva di viraggio tutta quella parte di range dinamico che non esiste, vedete che è tutto completamente questa e questa parte qua, perfetto. Andiamo a aumentare di tantissimo il contrasto. Ora qua bisogna capire una cosa, abbiamo invertito, vi ricordate questa curva, invertendola avremo molte cose che funzionano al contrario. Per esempio, io qua ho bisogno di abbassare di molto i bianchi, abbassando i bianchi in teoria dovrei andare di qua, però così li aumento proprio perché abbiamo la curva al contrario. Vedete che se invece vado di qua, abbasso i bianchi e abbasso le luci, vedete che inizia ad avere un senso, aumento i neri nel senso che qua in realtà li diminuisco, lo stesso vale per le ombre, ok, forse abbiamo anche un'esposizione esagerata, però ricordate che va portata al contrario, perfetto, guardate la differenza. Ora magari le ombre un po' più aperte, come d'altra parte farei per i neri, perfetto. E come vedete abbiamo una prima lavorazione, solo che qua si è spostata a questo punto. Spostandola qua dobbiamo portare indietro
ok, abbiamo le texture. Allora, ricordatevi che non potete usare la vivezza. Perché? Perché la vivezza in generale, siccome è legata ai colori e anche i loro colori sono al contrario, vi farebbe un disastro. Quindi invece di la vivezza, come funziona? La vivezza rispetto alla saturazione satura escludendo i colori della pelle. In questo caso invece saturerebbe solo i colori della pelle, che potete immaginare. Ecco qua. Direi che a questo punto potrebbe sembrare... No, abbiamo proprio un problema. Ok, ora direi che ci potremmo anche stare. Abbiamo un po' troppo rossiccio, quindi io che faccio? Faccio la saturazione sul rossiccio, prendo una mattonella rossa e inizio a scendere. Notate una cosa, vedete che invece di diminuire il rosso diminuisce il blu? Questo sempre per quella inversione. Ecco perché conviene utilizzare questo, perché questo sa effettivamente che colore è quella. Ok, detto questo, possiamo prendere e fare una copia CTRL-C di tutte le cose che abbiamo messo. Non abbiamo mascheratura, ma tutto il resto ce l'abbiamo. Copia. A questo punto vado su libreria, prendo tutti, shift, arrivo fino a qua, clic bottone destro, impostazioni di sviluppo, incolla impostazioni. A questo punto incollerà le stesse impostazioni che abbiamo messo a questa su tutte le altre e da questa partiremo per cercare di sistemarle. Iniziamo da questa. Sviluppo. Prima di tutto andiamo a sistemare il taglio che è molto... Dunque, vi ricordate che avevamo fatta mettere... Dov'è? La trasformazione automatica, ma quando copiamo lui non fa di nuovo l'automatismo, ma copia di quanto era inclinata l'altra, quindi io devo fare aggiorna per avere correttamente, poi vado al ritaglio, me lo sposto ora sul nuovo ritaglio che voglio dargli. Perfetto. A questo punto questa non è tanto buona perché per questa foto è totalmente esagerato. Ecco qua. Bianchi, ombre, luci, contrasto non tanto, vive, questo va bene. Andiamo qua, qua possiamo portarla un po' più in qua, questa non so perché non è su, va bene qua. Il blu è un pochino esagerato, quindi vi ricordate come facevamo? Saturazione, vado qua e lo abbasso e vedete che lui abbassa l'arancione. Ok, rimetto a posto questo e direi che ci siamo. Passiamo alla prossima. Questa è venuta bene direttamente con quelle impostazioni, però abbiamo detto facciamo aggiorna nella trasformazione,
poi lo andiamo a tagliare nella maniera corretta. A questo punto andiamo su a prenderci la prossima. Ok, qua è completamente sballato, quindi iniziamo ad aggiornare la trasformazione. Andiamo a tagliarlo nella maniera corretta. Andiamo, perché i bianchi sono esageratamente stati tagliati come le luci. Le ombre, i neri, il contrasto è decisamente esagerato per questa. Sistemiamo un po' l'esposizione e qua ci divertiamo con questa curva, perché qua la possiamo tagliare qua e scusate, ripristina canale. No, al contrario. 1 e 2. Ok, da qua a qua. Bene, pare che insomma non sia male, però io ancora gli vedrei un po' di... forse sui bianchi, dove toglierei. Aumenterei un po' le luci. Vabbè, diciamo che la foto è quella che è, la qualità della pellicola è quella che è, non è che si possano fare miracoli. Però insomma abbiamo visto la differenza. Ok, finite le foto, che faccio? Vado a libreria, le scelgo tutte e faccio esporta. Esporta, vabbè, io JPEG, però se no non esporta normale, perché l'avevo già fatto, sovrascrivi. Lui se li fa tutte e a questo punto abbiamo finito e abbiamo le foto che avevamo fatto ai negativi in positivo e lavorate. Che altro possiamo dire? Possiamo dire che questo è un metodo però abbastanza costoso, perché partiamo dal concetto che ci vuole una fotocamera, una lente macro oppure una lente normale più gli extension tube come ho usato io, un sistema per retroilluminare i negativi, ci vuole una serie di cavalletti e poi ci vuole Lightroom. Oltretutto, tutto questo lavoro con Lightroom potrebbe essere fatto da un plugin che si chiama Negative Lab Pro, che però oltre a dover avere Lightroom dovreste comprare. Soluzione alternativa sarebbe quella di utilizzare Raw Therapy. Raw Therapy contiene già un modulo per trasformare i positivi in negativi. I negativi, scusate, al contrario, i negativi in positivi. Credo che ce l'abbia anche Darktable, ci sono alternative gratuite, indubbiamente. Io, siccome ho Lightroom, uso Lightroom e faccio un po' questo lavoro, sono indeciso se prenderlo o no questo di Negative Pro. Comunque so che Negative Pro ha una versione di 14 giorni gratuita, magari uno la installa, la prova e poi decide se vale la pena o no spendere 100 euro. Ok, con questo è tutto, spero che sia servito a qualcuno. Alla prossima.